agosto, altra volta in cui vado su in Danimarca per un bel po', questa volta non penso scenderò in Italia ad ottobre e quindi lascio casa fino a Natale. Adesso sto facendo il giro di ricognizione per chiudere tutto, non so come, le valigie sono esattamente del peso che dovrebbero essere, quindi fantastico, però mi sparerò un po' a portare sta roba da sola domani dalla stazione a casa. E vabbè, sono io che se mi voglio portare così tanta roba, cavoli miei diciamo. Adesso mi dovrebbe venire a prendere la mia amica, sono le 7 e ho il volo alle 10 meno 10. Sempre io. Sono arrivata in ostello, ho lasciato la valigia nel locker e adesso perché non va il piano 1? Ok, e ora vado a letto perché sono stanca. Faccio vedere meglio la stanza adesso che l'altra tipa è andata via. Allora, beh, questa è la fit di oggi con la felpina azzurrina. Adesso lascio questo nello storage, anche lo zaino. Comunque sono al Next House Copenhagen. Questa è una camera femminile da 4 e secondo me è molto carina come conformazione, appunto. C'è il bagno con la doccia, quindi solo per le 4 persone nella stanza, e dei lockers. E poi ogni lettino ha quel coso per mettere gli oggetti e una luce e prese lì e qua la presa USB, quindi ci sta. Adesso vado a fare colazione. Non ho ancora deciso se a Apotheke 57 o a Tedier September, perché in realtà tanto sono molto vicine e fanno cose simili, almeno da quello che so, quindi adesso vediamo quello che mi gira. Io intanto vado in direzione poi. Strafame, però appunto ho questa mezz'oretta la pila da fare, adesso mancano pochi minuti e sono passata davanti a dei negozi interessanti a cui ripasserò dopo, dell'usato e cose così. E mi sa che la prossima volta, se riesco, cioè la prossima volta che vengo a Copenaghen, se vengo solo appunto per stare a Copenaghen e non per prendere voli cose, magari penso di portarmi la bici, così non devo pagare i mezzi, non devo pagare cose, cioè insomma solo con lo zaino e la bici si può fare. Se devo fare tipo solo una notte fuori o 2, pensandoci. Potrebbe esserci coda, aiuto. Dove l'anno scorso avevo trovato la maglia blu di Absalon, adesso vediamo se trovo qualcosa di interessante anche stavolta.
Ja, og 2 muser. Ticket visitata e chiudeva alle 5, quindi sono uscita. In realtà sono molto stanca, mi sono presa anche un caffè dentro, ma deve ancora entrare in funzione perché comunque stanotte non ho dormito né tantissimo né benissimo, quindi così. E adesso mi ero fermata un secondo appunto qua in uno dei tanti ponti per fare il bagno qui a Copenaghen, e adesso vado in ostello, prendo la valigia, mi rilasso un secondo e poi treno e niente, si torna a Kolding dopo più di un mese. E domani lavoro, che gioia. Sveglia alle 7, quindi penso colasserò molto facilmente stasera, quindi non sarà un problema andare a letto presto, però sì. E poi mostrerò anche i danni creati alla mia carta di credito, perché oggi appunto ho un po' svarionato, cioè non ho preso chissà che cosa, però ho fatto un po' di shopping, devo dire. Allora, questa è la città, sono in stazione, non si sentirà un cazzo. Ho la mia bottiglia di Select presa ieri al Duty Free di Venezia, sono stanca, spero che la mia amica riesca a passare per aiutarmi a portare la roba perché è parecchia, la situazione è un po' greve. C'è zaino, valigia grande, valigia piccola, e prima era solo la borsetta di Uniqlo, adesso sta la borsa grande con anche le cose che ho comprato oggi. Sì. Wow, la mia amichetta mi ha fatto la pasta. Tornata nella mia cameretta Kolding e strano, ma non un po' strano, nel senso mi fa strano che non sia strano, cioè ormai sia quando torno a casa a Padova
è normale che io sia nella mia stanza perché è la mia stanza a Padova, e adesso quando entro qui mi sento, cioè non è che sono andato in un posto estraneo. Quindi appunto mi era uscito l'altro giorno su TikTok un video che è stranissimo lasciare casa per tornare a casa. Questo. Comunque adesso questa valigiona grande la svuoto domani, ma anche adesso quella piccola la svuoto un minimo. Voglio proprio fare la doccia e buttarmi a letto. Però prima volevo farvi vedere le cose che ho preso oggi a Copenaghen. Allora, diciamo che ho fatto nulla di assurdo e folle, però allora ho preso da Sephora, sono passata, ho ripreso il correttore, io uso quello da House Labs, e mi sono anche presa questo da provare. Io i mascara mi piace prenderli prima piccoli e poi in caso prendere il full size. Poi appunto sono passata da Pico, quanto è carina questa confezione, e mi sono presa un accessorio per i capelli, perché è quello in cui sono specializzati, ed è questa conchiglietta brillantinata per quando faccio, appunto, mi tiro magari dietro solo una piccola parte dei capelli, ed è appunto un po' sbrillantina, molto carina, very Danish, ma l'acquisto più danese credo che io abbia mai fatto finora è da Boy Studios. Appunto Boy Studios è questo brand danese che fa abiti molto in stile che va qua, e non c'è a Kolding ovviamente, c'è nelle città maggiori, c'è a Copenaghen, c'è ad Aarhus, non so se c'è a Odense sinceramente, e poi vabbè vendono online, e hanno tutte queste... c'è un'auto che sta sgasando, mi fa stranissimo. C'è una moto che sta sgasando ed è stranissimo perché qua di solito non sento tanto rumore di macchine perché sono tutte elettriche, quindi non fanno rumore. Comunque fanno stile molto danese, e ho preso una camicetta di quelle gialla, di quelle con appunto i fiocchetti davanti, che diciamo che se la voglio mettere a lavoro devo mettermi qualcosa sotto, però è molto carina con la sleeve che si può stringere, la puoi tenere più larga oppure fare un po' più a palloncino, e niente, ed è molto molto bellina. E niente, questo però appunto, cioè ho colazione fuori, pranzo fuori, Glyptoteket, insomma un po' di cose, di spese le ho fatte, però allo stesso tempo era da ottobre che non mi fermavo effettivamente a fare un giro a Copenaghen, e quindi insomma volevo passare per un po' di posti. Adesso in realtà può essere che io ci ripassi prima del previsto, cioè in 3 volte in 5 anni, e adesso probabilmente ci passerò 3 volte nel giro di 2 mesi. Oggi, dopo un mese, torno a lavoro, torno in ufficio. Stamattina la sveglia è stata abbastanza tragica, spero di non afflosciarmi a metà giornata, però ecco, ieri sera non ho disfatto le valigie, devo farlo dopo, devo sistemare un po' di cose, devo fare una spesa perché... Allora, Martina del passato è stata intelligente perché mi sono tenuta una bottiglia di latte chiusa, pronta, e dei cereali, quindi stamattina potevo fare colazione, però sono piena solo di pasta che mi sono portata e non ho molto altro, cioè di fresco non ho praticamente niente, giustamente, quindi devo fare un po' di spesa dopo. Sono dei fiori giallini. Come sempre Danish Summer Vibes. Sto tornando a casa. Lo capite perché le ragazze danesi le vedete sempre con lo scignone, il cappello gelatinato? Perché la situazione il 99% del tempo è questa. Ho perso il bus e ora sta piovendo. Sono quasi le 9 di sera
E vabbè dai, almeno ho svuotato la valigia piccola. Però, madonna, la stanza è un disastro ancora. Non ho voglia, c'è proprio zero voglia di svuotare le valigie. E poi tipo, nonostante le abbia fatte qualche giorno fa, mi ero scordata anche alcune cose che avevo messo dentro, tipo questo poggia... come si chiamano? Tipo poggia cucchiai, poggia mestoli, che avevo preso in Pugna, fatto di melamina, perché non ce l'avevamo qua e a me dà fastidio a volte appoggiarlo su... vabbè, magari sporco, oppure non so dove poggiare cose, quindi... tipo che quando entreranno le future conquiline vedranno questo e diranno ok, italiana, cioè non gli servirà sapere, non gli servirà avere un'introduzione, vedranno sta roba e saranno ok, this bitch. Che sistemare un sacco di robe, cioè aprire tutte le cose che avevo incartato per bene. Devo appendere i jeans, cose, capire dove mettere tutta la pasta che mi sono portata. Lì si vede che è aperto, che ci sono delle cose sistemabili. Allora, stamattina ho finito di svuotare la valigia, l'ho sistemata, infatti adesso è su. Ho fatto un po' di cose burocratiche per l'internship e un po' di altra roba. E poi mi sono detta, io devo sapere quante persone si trasferiscono in questa casa e volendo anche quando arrivano, perché se arrivano appunto nella settimana prossima in cui sono via è un po' un attimo, magari un po' un problema. E quindi ho scritto all'housing office per sapere e mi hanno detto che ci saranno 3 persone, quindi saranno occupate 4 stanze su 5 e quindi arriveranno appunto 3, quindi avrò 3 nuove conquiline e quindi devo sistemare un attimo 2 cose. Allora, noi abbiamo questo mobiletto che appunto ha il bollitore, il tostapane, ci metto la frutta eccetera, che mi è sempre sembrato strano che fosse un po' inutile e ho provato ad aprirlo oggi ed effettivamente si apre, cioè c'è spazio qui. E quindi, siccome io oltre a occupare questa parte della credenza sto occupando anche questa sopra, adesso devo rimuovere un po' di cose e pensavo per esempio i barattoli e delle cose del tè sotto là di metterle nel mobiletto, però appunto devo pulirlo perché fa schifo. Io ho lasciato la mia meravigliosa piantina di basilico sotto le cure della mia amica al piano terra e she delivered, perché nel senso questa è la situazione attuale della pianta. Allora, siccome adesso io e lei andiamo via una settimana e poi arrivano le nuove inquiline eccetera, ho deciso che forse non è il caso di lasciarlo così grande e sfruttarne un bel po' per fare del pesto fresco. Cioè, per dire, è letteralmente alta come un terzo di me. Beh, dai, ottimo. 60 grammi di foglie di basilico.
è venuto proprio bellino, spero sia ugualmente buono. Dai, fare un po' questa rapata è servito. Andando a rilassarmi in chill su un bel prato al sole a leggere. Quanticini. Beh, quella nuvola però non promette bene. Però è solo una, dai. Sembra tipo, in realtà se zoomi solo sulla parte là, sembrano tipo delle placche di ghiaccio che si stanno sciogliendo, che galleggiano sull'acqua. Oggi sto lavorando da casa ed è l'ultimo giorno, diciamo, di lavoro fino a settimana prossima, perché appunto da domani, martedì, fino a lunedì sarò in Norvegia e non vedo l'ora, e quindi tornerò a lavoro il 19 e niente, quindi devo fare un po', finire un po' di task, cose che devo chiudere, cose che appunto devo un attimo sistemare, per fare in modo che quando torno non ho troppe cose aperte. Oggi ricominciano anche le lezioni di danese e sono in ritardo, quindi devo andare di corsa. E comunque attraverso un mio contatto ho cercato di capire appunto quando arriveranno le persone e ho chiesto, in caso mi puoi anche dire da dove, e a quanto pare arriverà una ragazza ungherese e un ragazzo greco, che è strano perché questa accommodation di solito è solo per girls, quindi sarà un po' strano, vedremo come andrà. Voglio iniziare un po' a preparare lo zaino ovviamente per domani. Comunque il volo ce l'abbiamo alle 3, quindi comunque domani mattina ho tempo di prendere, cambiare, sistemare cose, però comunque volevo un attimo misurare perché le misure che abbiamo per l'andata con la Widerøe, ma penso che anche con la Norwegian siano uguali, comunque devo ricontrollare, il bagaglio deve essere 40 x 30 x 15, quindi secondo me devo lavorare bene sullo, cioè poco spessore sotto. Ma come faccio ad avere poco spessore sotto? Io per i viaggi di questo tipo uso questo della Decathlon, che sarebbe in pratica la versione fake del Basecamp della North Face, e però appunto mi ci trovo abbastanza bene, che appunto è espandibile, cioè se lo tengo al minimo questo ci sta nei size Ryanair e l'ho provato più di una volta, però non lo so, in realtà, cioè, devo dire che in nessuno dei voli che ho preso, né da Billund né da Copenaghen, mi hanno mai controllato il bagaglio, mai. Anzi, praticamente sempre non controllano nemmeno la carta d'identità al gate, cioè, quindi... E ho sempre visto persone entrare con la borsetta anche, oltre allo zaino avevano sempre tutte una borsettina, quindi, insomma, non è che mi preoccupo più di tanto. Però volevo comunque fare un check. Adesso misuro. Sì, al minimo è sui 40. Adesso vediamo cosa combino. Sono anche un po' indecisa se metterci dentro questo zainetto oppure no. Cioè diciamo che vedo un attimo adesso come funziona. Perché questo in realtà si schiaccia un sacco. Questo è parte del mio Osprey, io ho il Fairview, Fairpoint o Fairview,
da 40 litri. E questo è lo zaino da 15 litri che si attacca, ma siccome faremo qualche passeggiata su per una montagna, qualche giorno un po' più fuori in cui magari voglio avere un posto dove mettere la giacca dentro, il cibo, cose in più oltre solo alla borsetta, magari me la porto, però appunto prima devo vedere di mettere le cose essenziali e poi vedere cos'altro ci potrebbe stare. Penso proprio che per Oslo mi porterò la camicetta presa l'altro giorno a Copenaghen, perché secondo me ci sta, alla fine in teoria c'è qualche giorno in cui è previsto sulla ventina di gradi e quindi durante il giorno con questa e magari una giacchetta nei momenti in cui tira più vento dovrei stare bene, quindi dai, ci proviamo. Chiuso, palese, oversize, però qua non me l'hanno mai fermato, cioè non me l'hanno mai fatto misurare, quindi spero che anche questa compagnia non me lo fermi. E poi ho deciso di portarmi la borsetta e poi abbiamo pensato appunto in caso al ritorno se vogliamo fare un po' di shopping, comprare qualcosa. Io ho l'altro zainetto qui dentro, quindi questo diventerebbe un trolley, cioè un bagaglio da cabina tipo trolley, e lo zainetto sarebbe in quel caso il mio oggetto personale. Sto pranzando velocemente perché tra 20 minuti abbiamo il bus che ci porterà prima a Vaile, poi abbiamo il cambio per andare a Billund. Adesso devo inalare molto velocemente perché appunto devo pulire i piatti, fare tutto quanto, sistemare, prendere tutte le ultime cose, però sono stragasata.